Dopo avervi portato ormai quasi 2 anni fa alla scoperta dei più bei borghi e castelli nei dintorni di Piacenza, oggi ci spostiamo in provincia di Parma, anch'essa terra di borghi, piccole città e castelli che ci faranno fare un incredibile tuffo nel passato. E ovviamente non mancherà il buon cibo. Partiamo! Per queste notti in quel di Parma alloggiamo a Salsomaggiore, famosa per le sue sorgenti di acque termali. Passeggiando per il centro arriviamo alle Terme Berzieni, meraviglioso palazzo in stile Liberty, che purtroppo troviamo in ristrutturazione. Qui davanti si trova un altro chiaro esempio di Liberty salsese, il Pozzo Scotti in vetro e ferro battuto. Particolarissimo anche l'ufficio del turismo in stile neomedievale. Ed ecco la prima cena tipica da 4 stagioni, con salumi misti, ravioli, zucca e tartufo per me e tagliatelle porcini e tartufo per Dani. Terminiamo con cheesecake al cioccolato e tiramisù. Ed eccoci al primo castello del nostro itinerario, Rocca San Vitale a Fontanellato. Siamo a circa 25 minuti da Salsomaggiore. Il castello è visitabile con una visita guidata da 10 euro a persona. Vi lasciamo il link in descrizione così potete prenotare anche la vostra visita. Andiamo! La meravigliosa Rocca San Vitale, circondata da un fossato pieno d'acqua, si leva nel centro del borgo di Fontanellato. Fu costruita nel 1124 dalla famiglia Pallavicino, per poi essere ceduta ai San Vitale a fine 1300. Oggi è di proprietà del comune. All'interno si trova ancora intatto l'appartamento dei San Vitale. Tra queste sale, in base alle testimonianze di guide e turisti, si dice si aggiri il fantasma della piccola Maria Costanza San Vitale, nipotina della duchessa Maria Luigia d'Austria. Ma la sala più suggestiva è la saletta dipinta dal Parmigianino, rappresentante il mito di Diana e Atteone. Pensate che fu dipinta in 40 giorni completamente al buio. Passiamo poi alla carinissima sala del teatrino, usata dai figli della duchessa Maria Luigia d'Austria. E concludiamo la visita nell'unica camera ottica d'Italia, una stanza buia dove un sistema di specchi riflette l'immagine in tempo reale della piazza esterna. A pochi passi dal castello arriviamo alla Xalumeria, non vediamo l'ora di provare qualcosa di tipico. Prendiamo un tagliere con gli gnocchi fritti, i panzerotti di spalla cotta e ricotta, con la giardiniera per sgrassare, i tortelli di zucca per Dani e ovviamente il lambrusco. E no, questo non era previsto. Ed eccoci alla nostra seconda tappa. Siamo al castello di Roccabianca, 20 minuti a nord di Fontanellato. Anche in questo caso il castello si può visitare con una visita guidata da 8 euro a persona. Vi lasciamo il link in descrizione, ma il biglietto non è necessario prendere online, si prende qui sul posto. Il castello di Roccabianca fu fatto costruire a metà 400 da Pier Maria Rossi II, dedicato all'amata Bianca Pellegrini d'Arluno e dipinto tutto di bianco, da cui il nome Roccabianca. Avrà poi diversi proprietari fino a diventare cantina di invecchiamento per i distillati, di proprietà della distilleria Faled, oggi visitabile insieme al castello. Salendo sul mastio, nelle giornate di cielo terso, si dovrebbe vedere anche il Torrazzo di Cremona, il più alto campanile del mondo, dove vi abbiamo portato ormai qualche anno fa. Abbiamo appena terminato la visita del castello, carino. L'unica cosa è che all'interno non si possono fare video, ma solo foto, per cui adesso vi facciamo partire un montaggino delle foto più belle.
Adesso noi ritorniamo verso sud, abbiamo una mezz'oretta di strada da fare per raggiungere la nostra ultima tappa di oggi, che è il Castello di Noceto, detto anche Castello della Musica, che si chiama così perché al suo interno si trova il Museo del Disco Antico, la collezione della liuteria parmense e la Scuola Internazionale di Liuteria. Il tutto è visitabile in autonomia con un biglietto da 3 euro e come al solito vi lasciamo il link in descrizione. E niente, la visita al Castello di Noceto è stata rapidissima perché si vede che gli orari scritti sul sito non erano corretti, fatto sta che i musei non erano accessibili. Niente, ce ne torniamo verso Salsomaggiore. Tornando a Salsomaggiore passiamo davanti al Grand Hotel de Terme, noto anche come Palazzo dei Congressi, in stile Liberty Déco. Ancora pieni del pranzo, con la scusa di star leggeri, ci fermiamo per un piccolo aperitivo da Terminus. E poi succede questo. La prima tappa di oggi è davvero a 2 passi da Salsomaggiore, siamo al castello di Tabiano, poi visiteremo anche il borgo, ma per il momento il castello è visitabile con una visita guidata da 10 euro a persona, noi l'abbiamo prenotata online, al link che vi lasciamo in descrizione. Il castello di Tabiano, con la sua posizione strategica in cima alla collina, permetteva ai marchesi Pallavicino di mantenere il pieno controllo sulla via Francigena e sulle miniere di sale di Salsomaggiore, che hanno avuto un ruolo fondamentale nella creazione dei prodotti DOP tipici di questa zona, come i salumi e il parmigiano reggiano. Proprio il castello e il borgo furono per moltissimo tempo sede di un'azienda agricola dedita alla produzione di parmigiano reggiano. Oggi il borgo è stato convertito in un Relais des Charmes, un hotel diffuso, e l'antico caseificio in un ristorante, che avremmo provato volentieri. Ma ciò che ci colpisce di più è sicuramente il castello stesso. Le ampie terrazze e l'imponente scalinata ci hanno letteralmente teletrasportato dentro una fiaba. Le sale sono incantevoli, siamo pronti per il gran ballo. Niente, alla fine non siamo riusciti a fermarci a pranzo lì nel borgo di Tabiano perché i ristoranti erano tutti prenotati, per cui ho prenotato un altro ristorante sulla strada per il castello che vedremo poi nel pomeriggio, che si chiama Trattoria Lo Scoiattolo. Adesso andiamo a vedere com'è. Dani prende la giardiniera e i maltagliati ai funghi porcini e io le lasagne funghi e zucca. Buone, ma non battono quelle del papà. Terminiamo con la torta carote e noci. Ed eccoci all'ultimo castello del nostro itinerario, questo è il castello Pallavicino di Varano de' Melegari. Anche per questo ho prenotato online una visita guidata da 6 euro a persona che viene effettuata da delle guide in costume, per cui dovrebbe essere molto carino, e come al solito vi lasciamo il link in descrizione per prenotare anche la vostra visita. In posizione sopraelevata a controllo della valle, il castello Pallavicino di Varano de' Melegari si caratterizza per la sua sofisticata struttura difensiva, con 3 torri disposte sullo stesso lato a protezione dell'ingresso. Iniziamo la nostra visita dall'ampia corte per poi visitare il mastio, i camminamenti di ronda e le sale interne. Anche tra queste stanze si dice si aggiri il fantasma in abiti candidi della giovane Beatrice Pallavicino. Abbiamo appena terminato la visita del castello, è stata molto interessante, è anche durata molto di più di quello che era previsto. Comunque ci è piaciuta molto, non solo perché la guida era in costume, ma anche molto preparata, coinvolgente, con tanto entusiasmo, per cui niente, ci è piaciuta, approvata. Torniamo a Salsomaggiore e per cena raggiungiamo l'Osteria del Castellazzo, in centro, carina anche se un po' cara. Dani prende i ravioli del Plin mentre io la zuppetta di cipolle e la zucca grigliata e come dolce la tartatin e la sbrisolona col gelato.
Per il nostro ultimo giorno, anzi mezza giornata qui nei dintorni di Parma, abbiamo lasciato definitivamente il nostro hotel di Salsomaggiore per raggiungere la cittadina di Fidenza sulla via Francigena, che è proprio qui attaccata. Tra l'altro questo weekend a Fidenza si festeggiava il santo patrono San Donnino, che è molto sentito in città. Adesso è lunedì, per cui i festeggiamenti sono finiti, ma cercherò lo stesso di raccontarvi qualcosa a riguardo. Ed eccoci alla nostra prima tappa qui a Fidenza. Questa è Torre Cremonini, detta anche Porta di San Donnino col suo ponte romano. Questo è quello che rimane della cinta muraria di Fidenza. Tra l'altro all'interno della torre si trova l'ufficio del turismo, dove potete prendere informazioni sulla via Francigena e il resto da vedere qui in città, e il piano superiore è visitabile gratuitamente. Saliamo al penultimo piano, dove si trova l'Antiquarium, una piccola esposizione di reperti storici della città, e al piano ancora superiore, dove in questo momento non ci sono mostre, ma da cui abbiamo un'anticipazione del Duomo che stiamo per vedere. Ed eccoci davanti alla cattedrale proprio dedicata a San Donnino, perché la storia racconta che il 9 ottobre, mi pare del 299, Donnino, convertitosi al cristianesimo, era perseguitato dall'imperatore romano, che lo inseguì fino qui a Fidenza, dove venne preso e decapitato sulle rive del torrente Stirone, che abbiamo visto prima, dove si trova il ponte romano, e la leggenda narra che lui prese sulla sua testa e camminò fino a qui, dove oggi sorge la cattedrale a lui dedicata, e infatti sulla cattedrale sono rappresentate scene della sua vita. Ma non solo, continuiamo. I leoni che sovrastano altri animali, invece, dovrebbero rappresentare Dio che sconfigge il male. Come dicevamo, Fidenza si trova nel bel mezzo della via Francigena, esattamente a metà strada, e qui sulla parete della torre della cattedrale sono rappresentati i pellegrini che vanno verso Roma, e uno di questi è proprio quello che è stato scelto come simbolo della via Francigena. Adesso cerchiamo di farvelo vedere. Arriviamo poi in piazza Garibaldi, dove si trovano il palazzo comunale e l'obelisco dedicato a Garibaldi. Ed eccoci alla nostra ultima tappa, il Teatro Magnani, che deve essere molto bello anche all'interno, ma purtroppo adesso è in ristrutturazione fino a novembre 2025, per cui non possiamo visitarlo. Ma sul sito dello IAT che abbiamo visitato prima trovate tutto il calendario degli eventi, incluse le visite al teatro. Ve lo lasciamo in descrizione. Per noi è ora di tornare a casa. Anche questo itinerario nei dintorni di Parma è stato pieno di piacevoli scoperte. Questo video finisce qui, ma nuove avventure dal nostro bellissimo paese sono in arrivo prestissimo, per cui iscrivetevi ed attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Alla prossima, ciao!